Sì, siamo tornati. Siamo i mariachi con il tacos. Siamo qui in Messico. Sono Giorgio HNG. La rana tutta infagottata che stasera la papperemo in un tacos e avocado. E il sosia di Pancho Villa, noto esponente della cultura messicana in Italia. Sì, ci avete riconosciuti? Siamo qua tutti belli pettinati per parlarvi di una scarpa, di una Nike SB, una delle Nike SB più chiacchierate di questo 2021, perché stiamo parlando della What the P-Rod, un nome, una garanzia. Shit yeah. Sì, perché praticamente ogni volta che si parla di What the ci tremano subito le ginocchia fanno Giacomo, un po' come Giovanni Rana. Lo volevo dire da oggi pomeriggio sta cosa. Non c'entra niente, ma What the è subito sinonimo di paura e panico. Ricordate tutti la What the Dunk del 2007, Mega Frankenstein con quanti pezzi? 31. Minchia, che serio? Non si scherza con What the Dunk. E poi la What the Doernbecher alta Del 2015. minchia sì. E questa 2021. Capito? 2021, questo forse è l'anno dello skateboarding. Arrivano le Olimpiadi, c'è stato l'evento a Roma in questi giorni, siamo tutti ancora elettrizzati, ha vinto gente sponsorizzata Nike SB, quindi sti cazzi, tutto matcha con sta situa, e direi che Nike SB comunque ha forse spinto su questa cultura, sdoganando un po' certi negozi, ma che cazzo ne so, mi sto perdendo, però comunque dà anche gas a chi skata e anche chi no. Benissimo. Più che altro che lui è una leggenda per chi skata e sono anche belle. È bravissimo, mi sembra bravo Pancio. Mi sembra sì, perché comunque chi si interessa di skateboarding e non solo di scarpe conoscerà sicuramente Paul Rodriguez. Ci sarà qualche sfigato che non lo conosce, ma 36 anni, origine californiana barra messicana, figlio di attore famoso, sponsorizzata Nike dal 2004-2005, quindi si festeggiano i 15 anni di skateboarding con lo Swoosh, azienda di Beaverton. E sti cazzi. La scarpa è super chiacchierata, vorrei che Giovanni Rana ce la spiegasse come solo lui sa fare, perché io sto già schiumando dall'emozione. Prendo prima questa scarpa. Faccia lei, Possiamo caro. notare che è una scarpa non OG, quindi cosino morbidino, passaraccino, plasmoncino, che è molto interessante con questo pattern, con Questo tuning che gli hanno fatto lì. all'interno, che è il tipico interrino di quella che è la P-Rod 2. Invece abbiamo tanti particolari in questa, a partire di questa sbavatura di P-Rod 1 per Stash, questo cazzillino. Ma Stash quello che pitta, cazzo? Non lo sapevi, ma vaffanculo indagherò comunque. Cazzillino SHS, che è una scritta che ha fatto P-Rod e Nike non ha mai capito cosa volesse significare questa SHS, che proviene da una Delta Force per SB P-Rod. Non vorrei distrarti, però siamo partiti subito con delle robe tipo vaghe. SHS, nessuno sa cos'è, questo Stash, l'ho capito, non lo so, però comunque dai. Tutti sanno cos'è questo invece. Che cosa è? È un passalaccio di una 8 che abbiamo anche, vi possiamo mostrare la potenza. Gang, questa, scusami mi intrometto, questo è il passalaccio della 8, scarpa innovativa di P-Rod, perché lui ha sempre voluto spingere sull'innovazione. Sky is the limit, non solo per lui, anche per me. Questa è uscita nel 2014 quando a Criminal G faceva 10 anni! Oh! Scusate. Ok, torniamo a questo particolare molto figo, questo tessuto incrociato a mo' di cappellino anche, direi, sembra
Impagliato. Impagliato che prende, Impagliato sono gli animali quelli, vabbè, vai. che prende la P-Rod 1 Stash. Swoosh mega figo, P-Rod 2 PlayStation. Questa è una P-Rod 3 Black e Red. Questo uovo di quaglia prende una P-Rod 6 che è nota come Lunar Rod, che è con primitive, brand di Paul Rodriguez Jr. Abbiamo invece sempre della P-Rod 1, ma questo qua della Cinco de Mayo Premium, che non ha lo swoosh, quindi potremmo dire cotta, ed è il verde messicano. Abbiamo un particolare cement, un particolare lignam, Lignani. questo Uè, particolare uè. di coccodrillo, chiamiamolo, che viene dalla Mexican Blanket, che è una 1 che troviamo anche sulla scarpa sul toe box. Eccola qua. Eccola qua. Abbiamo sempre della Hemp lo swoosh, ricordiamo che è una 420 la Hemp, quindi attenzione. Non capisco più un cazzo. Come È troppa roba. P-Rod 1 White Black o White Obsidian, come la chiama qualcuno, e invece suola importante di una scarpa che è passata da Criminal G, Dunk Eye Mexican Mexico. Dunk Quella Eye, dove la dicevo che non glove. sono uno Ci sono le sportivo. botte, Sì, ci sono le botte. sì, quando avevo i pugni nelle mani. Per inciso. Vai, sì, perché comunque... altra dunk su cui Dai, insistere, dai. piano. Questo swoosh così molto interessante prende la P-Rod 2 Tinker Hatfield come quest'altro intreccio, sempre P-Rod 2 Tinker Hatfield, sempre particolare della Dankai Messico, Ah, figa, è vero. L'unica che cazzo ho riconosciuto. ma che in realtà c'era già stato su una P-Rod 2 AI, che aveva il colore che era un po' più varsity, più rosso sporco, rosso sangue. Mi viene. Abbiamo Rosso Pomodoro, è un ristorante famoso. Ma no, non si può fare pubblicità. Focus. particolarino del P-Rod 1, nota come J-Rod perché è una P-Rod per Jordan. Borod, questa è una P-Rod 2 alta che ha questo particolare messicano cucito, e la scarpa secondo me sottovalutata ma degna di nota perché queste cuciturine aveva delle facce dietro l'alta, è molto interessante girarsela. Sempre un altro Girarsela in che senso? Girarsela. quando giri. Ah, vabbè. Giusto. Altro pattern di Pensavo una fosse un 2. richiamo alla 420 girarsela. No, non è Vabbè. quella. E invece sul linguettino abbiamo il tipico patacchino di una 6. Degno di nota il reflective, quindi giocate con le luci, giocate con i flash, fate le foto di notte, fate vedere quando siete fighi. Lasciatevi flashare. Lasciatevi flashare. Questa riprende una P-Rod 7 High. Sempre parlando di 7, questa è una P-Rod 7 Low. Questo colore si chiama Tra Military. l'altro, tra parentesi, per me la 7 forse era tra le più belle, personalmente a mio Non gusto. è male, non è male. Non è male, quindi bene, bravo. Questo invece è la P-Rod 10 di questo rosso pellaccia. Invece l'Il Tab, rosso pellaccia, nuovo colore. Rosso. P-Rod 2 Hiroshi Fujiwara, nota anche come Fujirod, questo arcobaleno, era tutta completamente una 2 bianca con questo... Hiroshi Ujirare e quelli di Guarda. Fragment. Ma se ti faccio domani non sai un cazzo, sì. vabbè, Diciamo di cercheremo, sì. fortuna c'è Google, cazzo. Comunque, va bene. Soletta, Niente, in autolamp. sostanza, Eh. vabbè. Quindi praticamente sono i 10 pro model di P-Rod mixati in una Una sola sola cazzo scarpa. di scarpa fatta per due piedi differenti. Direi che P-Rod è uno dei pochissimi che hanno superato gli 8 pro model, perché lui è arrivato pure a 10. Gli altri sono Michael Jordan, LeBron James E Kobe Bryant. Kobe Bryant. e sti cazzi, direi. Quindi, ma mica è quello che è piaciuto. Pace all'anima sua, comunque. Dovrebbe delle ossa. No, No. ci voleva della serietà, ma è stato rovinato questo momento serio. Ma fa niente, è una review a Criminal G, quindi la cazzarata è sempre dietro l'angolo. Adesso la spacco sta chitarria di merda. Ha rotto i coglioni tutto il tempo.
Grazie a Dio è finita, iscrivetevi al canale, fate qualcosa. Io nel frattempo vi ricordo che per l'occasione incredibile di questa scarpa, lo grido un po' di più, abbiamo collaborato con Habon, brand francese che si occupa di sneaker display super cazzuti. In questo caso la scarpa la fissi una di qui e una di lì e sembra un giocattolone. Questo era una produzione esclusiva per la release a Criminal G. Ringraziamo i nostri amici, questa French Connection, come diceva Cliché Skateboards. E niente, qualcuno lo vincerà nella raffle. Tante care cose.